Dunque, partiamo su questo Ferrari. Tu te lo ricordi il Ferrari di Ferruccio? Il 250 GT. Partiamo su questo Ferrari che allora le macchine scaldavano, erano dure da guidare, senza servosterzo, le avevano tutte le macchine, non solo di quel genere lì, era un'impresa guidare una macchina, comunque guida Lamborghini. Arriviamo a Milano, non mi dice mica dove andiamo, niente, soltanto che arriviamo in centro, lì c'è il Palazzo della Pirelli, giù c'è il parcheggio, che adesso è il Palazzo della Regione, giù c'è il parcheggio, poi c'è una rampa che sale al primo piano, ma nessuno saliva su a livello proprio degli uffici, perché c'era giù l'ascensore dove la gente andava su. Lui invece bocca la strada per andare su, dico io, questo qui è matto. E arriva davanti, poi c'è un'altra grande gradinata che arriva agli uffici, di fronte c'era uno spazio per un parcheggio, c'era una macchina in effetti parcheggiata. Lui invece di parcheggiare lontano dalla gradinata, quindi di fronte dove c'era la macchina che guardava verso il basso, no, arriva contro la gradinata e parcheggia la macchina lì. Prende la giacca per il gancio così, poi sulla spalla, entra dentro, non so, siete mai stati che è ancora così la reception della Pirelli, che adesso è della Regione, ma era una cosa immensa, questo arco con tutti i banchi, era stato fra hostess e steward 7-8 persone, avvicina dritto, fa: ho un appuntamento con Leopoldo. Io ero 3 passi indietro, dico, continuo a pensare, e lo guardano, dice scusi, dice, ma cosa ha detto? Ho un appuntamento con Leopoldo, con Pirelli, senza signor Pirelli, niente. Questa hostess prende il telefono, telefona, e vedo che subito dopo la risposta che ha cambiato atteggiamento, dice: scusi, prego, si accompagna all'ascensore, brum, su fino all'ultimo piano, si apre la porta e in effetti c'era Leopoldo Pirelli, che io conoscevo perché era un uomo noto naturalmente, e i ritratti sui giornali, sulle riviste, c'era Leopoldo Pirelli che ci aspettava all'ascensore. Dice: prego, ci sediamo a una tavola rotonda, grande. Non mi aveva mica detto la ragione per fare niente, all'oscuro tutto. Non mi presenta, sempre dietro come il portaborse, a me non interessava niente, ma arrivano 3 persone. Arriva un certo ingegner Fausti e poi arriva il direttore commerciale e un altro. Anzi, appena mi vede l'ingegner Fausti, dice: oh ingegnere, dice, in che veste è qui? Perché allora, quando mi sono laureato io, per la fortuna, visto com'era lo sviluppo dell'economia in Italia, chi si laureava riceveva, io ricordo, 50-60 offerte di lavoro, eri pagato dove andavi, treno, soggiorno, rimborsato, tutto. E fra le altre aziende mi avevo incuriosito andare alla Pirelli a vedere, e questo direttore tecnico, l'ingegner Fausti,
mi aveva praticamente dopo mandato la lettera di assunzione, anzi poi ci eravamo telefonati, insisteva, dice avrei piacere che lei, visto che si interessa molto, le piace il mondo dell'automobile, proprio di andare al reparto esperienza, eccetera. Pirelli dà la parola a, non mi ricordo come si chiamava, comunque il direttore commerciale, il quale inizia, dice: sa, Lamborghini, purtroppo i tempi sono quelli che sono, noi siamo costretti a... Non finisce la parola, Lamborghini caccia un pugno sul tavolo e dice una bestemmia, e dice: e dopo tutto quel che mi avete fatto, volete anche chiedermi un aumento dei prodotti, perché c'era un rapporto, ma non tanto con l'automobile che non c'era, ma con la Trattori. Erano i fornitori della Trattori. Allora, quello che è successo, si guardano in faccia, i tre più Pirelli, specialmente Pirelli, e dice: ma non capisco. Fa: come non capite? Mi state rovinando, anzi mi avete già rovinato. Pirelli guarda l'ingegnere, questo lo ricordo, guarda l'ingegner Fausti in faccia, dice: beh, ingegnere, che cosa c'è? Fa: guarda, io non saprei. Lamborghini caccia un altro pugno, dice: non saprei. Allora dice: vi ho mandato su un treno di gomme per farvi vedere come si riducono i vostri pneumatici, detti in bolognese i vostri coperton. Arriva su, avevano chiamato quello del capo servizio assistenza, il direttore tecnico dell'assistenza clienti, e l'ingegner Fausto gli chiede, dice: ma scusi ingegnere, ma è arrivato qualcosa dalla Lamborghini, eccetera? Fa: sì, effettivamente, alla parola effettivamente, Lamborghini caccia un altro pugno e dice: effettivamente. Dice: sì, dice, sono arrivati dei pneumatici che sono saltati, non hanno più i tasselli, ci sono dei tasselli rotti, degli altri non ci sono, sai, la tassellatura del trattore, quelli lì. L'ingegner Fausti non sapeva niente e dice: boh, dice, è la prima volta che ci capita una cosa del genere, perché dice sarà stata una cottura. Sai, i pneumatici era una produzione quasi artigianale, veniva fatto una volta stampo per stampo, si apriva lo stampo, cioè si richiudeva, era una cosa molto... E Lamborghini gli dice: cosa? Io vado dai clienti, mi corrono dietro con la forca se ci vado. Dice: andateci voi dai clienti a dire di smontare i pneumatici e di montarne degli altri. Insomma, si consultano un po', mezza occhiata, mezza parole con Pirelli, con l'ingegner Fausti, il direttore tecnico, e gli dice: guardi, di quella partita lì lei la tenga tutto da una parte, quello che sono stato, noi gli mandiamo giù una fornitura nuova e vedrà che non ci sono dei problemi. Lamborghini fa: e il danno che ho avuto? Fa: danno, dice, beh. No, dice, in giro, dice, sulla piazza, vuole dire proprio su, dice, si sa che i pneumatici della Lamborghini cioccano tutti, cioè, e quindi dice, io sono fermo con le vendite, dice, è un danno enorme, dice Lamborghini. Poi dice: per fortuna che adesso che sto facendo l'automobile voi ve la sognate che io monti dei Pirelli, io monto dei Michelin. No, Pirelli dice: no, questo lei non può, questo assolutamente lei non può fare. Non posso farlo. Lo faccio, dice, finché saltano via dei tasselli, dice, in campagna è un conto, ma dice, se saltano via dei tasselli sull'autostrada, dice, avaghi in galera me, Cioè, galera, capito? Io la chiudo perché la cosa andava lunga. Lamborghini ottiene
La fornitura per il primo anno gratuito dei pneumatici per l'automobile. Non ne facevamo molti il primo anno, però è sempre così. Ottiene una diminuzione del prezzo dei pneumatici del 10 più 5% per i danni subiti e viene congelato l'aumento che loro avevano richiesto. Usciamo dopo, è già tardi, sono lì sul piazzale, usciamo. Fa Lamborghini, si vede che era anche un po' teso, stanco della discussione. Io sempre zitto, a parte la presentazione di... mi dice alla fine, e poi vous être adesso, posso dirla, a me non c'è più pra il culo, perché adesso me ho l'ingegnere. E non c'entravo niente. No. Gli ingegneri credo che alla Pirelli allora ce ne fossero 200-250, invece dice lui, perché non aveva nessun ingegnere né alla Trattori, dice adesso me io l'ingegnere, quindi lui era, secondo lui, li metteva in difficoltà secondo lui. E usciamo così, quando siamo fuori fa lui, vedi ben lei, mi dà le chiavi del Ferrari, io dico Ferrari. Cioè, io avevo una 500, era il massimo che avevo guidato di macchine in vita mia. No, prima avevo guidato un Balilla 4 marce quando ero studente, che avevamo pagato in 30.000 lire. Cioè, sto lì così un attimo, dico, adesso cosa gli dico? Che io non so guidare, non guido una macchina, poi al limite voglio andare in una casa che costruisca un'automobile. Insomma, morale, mi metto alla guida di questo Ferrari. Guardi, io non ho detto beo, Lamborghini anche, fin tanto che non siamo stati sul curvone dove si immette la tangenziale di Milano che poi porta all'autostrada, dove c'è che si chiama Piazzale Corvetto, se non sbaglio, una cosa di questo genere. E a questo punto fa Lamborghini. Non è mica non è mica andata male. Io dico, non so, però lei ha avuto un bel danno, e fa lui, quale danno? Quello che ha detto. Al capo, sai chi era il capo? Suo cognato. Era il capo dello stabilimento della Trattori come così tecnico, esperienza, montaggio, credo, una cosa così. Al capo, le stem fondaran una settimana per ridurre il copertone a sé come avevamo adesso. Traduco. Aveva mandato questa persona con un trattore nel fiume dove ci sono tutti i sassi sulla sponda del fiume, a fare pattinare, attenzione, a fare pattinare il trattore, perché è chiaro che pattinando su dei sassi i tasselli dopo un po' si scaldano, poi saltano via. E aveva mandato soldi. Si voleva fare un'aumenta, si volevano fare un aumento, quindi lui è corso ai ripari. Cioè, io resto lì così, dico, ma questo qui è matto suonato. E comincio a pensare, dico, vabbè, tanto non ci vado a lavorare prima di tutto, perché con uno così, cioè io però non so se glielo dico stasera quando arriviamo a casa, o se glielo faccio dire dal professore, o se io gli mando una lettera, così. Dico, comunque, non è finita la cosa. Ritorniamo indietro, arriviamo al casello lì a Fiorenzuola, cioè il casello al grill di Fiorenzuola, fermiamo, a rifornimento, poi fa lui. E il site? A siete? Lei? Come? No. E andiamo al bancone
e mi ripete: Hellside a 7? No. Fa: cameriere, una Coca-Cola e 2 bicchieri. Io in vita mia non ho mai visto ordinare una Coca-Cola e 2 bicchieri per spendere meno. Allora il cameriere in effetti mi riempie 2 mezzi bicchieri, pagato la Coca-Cola, e siamo venuti via, siamo venuti a casa. Quando sono stato a casa disse: allora si dà mattina? Ci vediamo domattina. Dico: ma no, domattina? Dico: io ho preso questo giorno. No, si dà mattina cascurando in cose che parliamo di tutto. Dico: ma il professore, non importa, i telefoni, ci telefono io. Rimasi lì così, dico: vabbè, allora ci vediamo domattina. E dopo del tempo ci ho ripensato. Quelle sono state 2 grandi lezioni. In un giorno mi ha dato 2 lezioni, una è anche in un momento di difficoltà, che il fornitore ti chiede qualcosa, tu devi inventarti qualcosa per saltarci fuori, ma saltarci fuori alla grande. E secondo, il risparmio, cioè perché due Coca-Cola se uno non ha molta sete? Cioè, basta una. Cioè, il risparmio, ma un risparmio mirato, non tirchieria, capito? Un risparmio mirato. 2 grandi lezioni. Il primo giorno. Questo è stato il primo giorno con Lamborghini. I clienti entravano e dicevano: ma tocco, erano i clienti, hanno fatto 1,70, 1,75. Adesso questo è l'esempio. Allora lui faceva: ma che cazzo dici? Guarda, si metteva così, guarda, c'è ancora un palco. Bob Wallace. E quindi facciamo questa macchina, mi diceva Marcello, il più esasperata possibile.